Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Colgo l'occasione per augurare a tutti quanti un buon anno. È appena cominciato il 2024, oggi è il 1° gennaio e voglio dedicare questo video ad una pianta che per me è molto importante. Sto parlando della Dionea muscipula, questa pianta carnivora molto coltivata e anche molto comune nei vivai. Questa pianta carnivora che quando un insetto si posa nelle sue foglie si chiude praticamente come una bocca con i suoi denti per intrappolare l'insetto e digerirlo. Una pianta molto amata dai coltivatori di piante carnivore perché è un po' la pianta simbolo per quello che riguarda le piante carnivore. La vediamo insieme in questo video, non nella sua fase vegetativa perché ci troviamo in inverno e quindi questo video assume un po' una sua importanza perché in questo periodo o comunque quando arriva l'autunno, molte persone con l'arrivo del freddo tendono a prendere questa pianta e metterla in casa, ma questo è un grave errore e quindi in questo video ci tengo veramente a sottolineare questa fase molto importante per questa pianta, che è appunto la fase di riposo invernale. Quando noi vediamo spesso la Dionea muscipula con l'arrivo dell'inverno perdere le sue foglie, farle diventare nere e quindi ci sembra quasi che questa pianta stia per morire, a volte facciamo l'errore di portarla in casa perché vediamo una sofferenza, ma in realtà non è così. Lo vediamo insieme in questo video in cui guarderemo la Dionea muscipula nel suo momento di riposo assoluto invernale, proprio per far sì che questa pianta venga coltivata al meglio per ottenere degli ottimi esemplari bellissimi da poter osservare poi durante la primavera e l'estate, durante le sue catture o semplicemente per osservarla nella sua bellezza, perché è una pianta straordinaria. La vedremo poi anche nella fase vegetativa con qualche foto che io ho fatto l'anno scorso per vedere bene le sue trappole, per chi non conosce ancora questa pianta, ma penso che sia un po' difficile non conoscerla perché è molto coltivata, molto venduta anche nei vivai, è diventata una delle piante più comuni da trovare ormai nei vivai e quindi questo ci dà l'opportunità di poterla acquistare per poter godere della bellezza di questa pianta carnivora bellissima. Ma vediamola insieme in questo video dedicato alla Dionea muscipula. Eccomi nuovamente qui a parlare di una pianta di cui ne ho parlato tanto, molto comune, la Dionea muscipula. In vendita la possiamo trovare ormai in tante forme diverse, anche nell'esemplare tipico, forse il più comune in vendita è proprio l'esemplare tipico della Dionea muscipula. Una pianta che per me ha un valore affettivo enorme, perché la prima pianta che ho acquistato, ero ancora un ragazzino, avevo 15 anni, è stata proprio una Dionea muscipula, tranne uno di questi cataloghi che all'epoca arrivavano per posta con vendita di bulbi olandesi e in cui c'erano già in vendita i primi esemplari di piante carnivore. Ricordo all'arrivo di questo vaso, l'avevo sistemato in una finestra di casa mia. Io abitavo al terzo piano di un palazzo di Torino. Davanti a questa finestra molto soleggiata, togliendo il coperchietto, ho visto che c'era un vaso completamente pieno di sfagno che aveva un odore molto particolare. Io non avevo mai avuto piante carnivore, non avevo mai avuto sfagno e quindi questo odore che io sentivo di muschio molto forte, di torbiera molto forte, ricordo che mi dava una sensazione incredibile perché non vedevo l'ora di veder spuntare dall'interno di questo sfagno appunto la prima foglia della Dionea muscipula e così è stato. Ogni giorno ricordo che toglievo il sacchettino perché volevo ricreare un po' di umidità per poter osservare se la pianta usciva dal substrato di coltivazione, ma soprattutto per sentire questo odore di muschio, di sfagno, di torbiera. E ricordo ancora molto bene questo odore che non era proprio piacevolissimo perché era un odore molto muschioso, però questo odore io lo ricordo ancora, come ricordo ancora questo bellissimo momento in cui ho visto spuntare la prima foglia di questa bellissima e straordinaria pianta. Una pianta che in inverno si presenta abbastanza con un aspetto abbastanza non tanto piacevole, ma questo non deve far pensare che la pianta stia soffrendo. Questa pianta, la Dionea muscipula, ha bisogno assolutamente di rimanere al freddo in inverno. Logicamente non dobbiamo esporla alla neve continua
sul vaso della pianta, ha delle ghiacciate allucinanti, intense. È una pianta con un minimo di riparo invernale riesce a superare durante l'inverno al di fuori della nostra casa tutta la stagione invernale per ripartire poi al meglio durante la primavera. La vediamo insieme in questo video in cui vi faccio vedere come si riduce la dionea in questo periodo, proprio per dare il modo alle persone di non fare questo errore terribile di ricoverare poi in casa la pianta, perché la vediamo in uno stato un po' che sembra quasi di grande sofferenza. Vediamolo insieme, così osserviamo anche come questa pianta nel periodo tardo autunnale e invernale, ma soprattutto durante l'inverno, riduce il numero di foglie, le appiattisce al terreno per cercare di catturare più calore possibile dalla superficie della terra. Non funzionano più le trappole, non ha più una funzione di cattura, perché la pianta in questo periodo non deve nutrirsi, non ha bisogno di nutrirsi, ha accumulato le sue riserve durante la bella stagione e quindi le sue foglie si riducono come dimensione e si appiattiscono nel terreno, perché l'unica cosa che deve fare la pianta è riposare in un ambiente che sia freddo e che gli permette poi di recuperare poi durante la primavera un bellissimo aspetto per poter poi ricatturare i suoi insetti. Ecco come si presenta la Dionea muscipula durante il periodo invernale. Vediamo che, a parte delle foglie che sono cadute, questa è una foglia di quercia, sulla superficie del terreno, possiamo vedere che le sue foglie si anneriscono, molte foglie vengono perse durante la stagione invernale perché hanno già fatto le loro catture, quindi non servono più alla pianta. Io le lascio perché mi dà l'impressione che queste foglie secche, che non vengono totalmente decomposte durante la stagione invernale, servono anche per tenere la pianta un pochettino al caldo, un po' come una sorta di leggera pacciamatura che la pianta stessa fa su se stessa per superare l'inverno, quindi non vanno tolte. Faremo poi una pulizia quando arriverà la primavera, perché spunteranno poi le nuove foglie. Vedete come si presenta un tappeto di foglie verdi e nere, ma questo non deve assolutamente far pensare che la pianta sia in sofferenza. Assolutamente no, la pianta è entrata in riposo. Se proviamo a far chiudere una trappola, a volte la trappola non si chiude neanche più, perché la pianta non deve più essere disturbata, non ha più bisogno di essere appunto disturbata neanche dagli insetti che si posano sulle sue foglie, perché tanto non hanno più la funzione di cattura. Vedete le sue foglie che sono ormai nere. Qui ci sono anche dei rami fioriferi ancora di drosere, perché ne ho disseminate un po' dappertutto e le ho messe anche perché mi piace abbinare la Dionea muscipula con altre piante carnivore come le drosere di clima temperato e che crescono in natura insieme alla Dionea muscipula. Allora, le sue foglie adesso le vediamo insieme, vi faccio vedere come si appiattiscono nella terra per poter superare il periodo freddo al di fuori della nostra casa. Potete vedere la pianta come appunto in inverno, ma se noi andiamo a spostare le sue foglie, quelle che sono rimaste un po' più lunghe, possiamo vedere che all'interno il cuore della pianta è generato delle foglie che si sono schiacciate praticamente sul terreno, foglie molto piccole, guardate questa rispetto a quelle estive, veramente molto molto piccola, anche questa. La pianta si riduce praticamente in questo modo, si appiattisce sul terreno perché non ha più una funzione di cattura, quindi le sue foglie non devono più essere molto belle, possono essere anche molto più piccole. Vedete che il picciolo è anche molto largo sulle foglie che si sono adagiate nel terreno e la pianta si presenta in inverno in questo modo, quindi non preoccupiamoci se vediamo la pianta con delle foglie nere con l'arrivo dell'autunno, perché comincia ad andare in riposo e tende a cambiare l'aspetto delle sue foglie. E in questo modo supera totalmente la stagione invernale al freddo, quindi non preoccupiamoci, possiamo poi rimettere le sue foglie un po' come erano, perché per non disturbare la pianta durante questo periodo. E tra l'altro la pianta in questo periodo non deve essere neanche più molto bagnata, quindi se la teniamo in un vaso, possiamo mettere un sottovaso al di sotto con 1 centimetro di acqua, deve rimanere per lo più umida, non fradicia, perché rispetto a altre piante carnivore che vogliono un substrato un po' più umido, la Dionea muscipula vuole un substrato che è leggermente umido durante l'inverno, ma ricordiamoci sempre di non farla assolutamente seccare, perché questo può essere un pericolo per la pianta. Quindi lasciamo la pianta riposare nell'inverno con le sue foglie piccolissime, in modo da poter avere poi in primavera una pianta bellissima che ricattura di nuovo tutti gli insetti che vuole mangiare.
Ricordiamoci quindi che la Dionea muscipula, questa bellissima pianta, non deve essere ricoverata in casa. Abbiamo visto come si riduce, abbiamo visto come sono le sue foglie nel periodo invernale, ma ci sono anche tante altre piante che superano il periodo invernale, nonostante siano piante di clima a volte anche subtropicale, perché sono un po' più robuste. Una di queste ve la faccio vedere. È la Drosera capensis, potete vedere qui, è praticamente fuori tutto l'inverno. Adesso siamo al 1° gennaio, ancora le sue foglie con la colla, perché è protetta in questa struttura al di fuori della casa, questo gazebo con questo telo intorno per creare una sorta di serretta. Qui di sera le temperature scendono anche abbastanza e questo permette alla Drosera capensis, pianta molto robusta che si può acquistare facilmente nei vivai, di sopravvivere durante l'inverno. Logicamente anche lei ha molte foglie, le perderà, ma se notiamo che la pianta ha ancora delle foglie verdi, non è più in crescita perché è così praticamente ferma da 1 mese e mezzo circa, non ho più visto nuove foglie, possiamo tenere appunto questa pianta anche al di fuori della nostra casa. La Drosera capensis è anche una pianta abbastanza resistente al freddo, un po' meno della Dionea, quindi se non abbiamo una struttura che protegge un po' nel suo interno la pianta, è meglio portarla in una stanza che sia fresca, ma assolutamente non riscaldata troppo dai termosifoni, troppo secca, perché può dare un problema a questa pianta nello sviluppo durante il periodo invernale. Quindi una stanza fresca sarebbe l'ideale. Molte altre piante carnivore, come le saracenie, le darlingtonia, superano benissimo il periodo freddo invernale, ma ricordiamoci sempre che nonostante siano piante che in natura crescono anche dove c'è la neve, la coltivazione in vaso rende tutto molto più delicato e quindi proteggiamole dalle nevicate intense, dalle ghiacciate troppo intense, o con del tessuto non tessuto, o ricoverandole come ho fatto io ad esempio in una struttura protetta con del nylon, magari contro un muro, in modo che tutto durante la notte abbia una temperatura che non è troppo rigida per queste piante, che sono piante di clima temperato, ma ricordo ancora la coltivazione in vaso rende il tutto molto più delicato e quindi le piante vanno seguite assolutamente. Vi faccio vedere adesso velocemente, mi avvicino un po' con la telecamerina, i miei cymbidium, che anche loro sono rimasti fuori praticamente da tutto l'anno. Voglio provare a coltivarle fuori tutto l'anno, vediamo come arriveranno in primavera. Sono in ottimo stato, questa è una nuova pianta che ho acquistato e ce ne sono 2 che stanno facendo un nuovo sviluppo di ramo fiorifero, proprio perché qua dentro tutto è molto protetto. Logicamente ci aiuta anche il fatto che questo inverno a quanto pare non vuole essere molto freddo. Nel caso di temperature assolutamente freddissime e di grandi notti con ghiaccio, sarebbe meglio prendere i cymbidium e piuttosto portarli poi in una zona che sia un po' più riparata. Per concludere il video, questa bellissima fioritura di questo cymbidium di nuovo acquisto, ho anche una crescita, un nuovo fiore da questo cymbidium che ha già 2 o 3 anni, e poi c'è un altro cymbidium qui piccolino che sta facendo un altro sviluppo di fiori. Pianta molto lenta nel fiorire, ma arriverà poi a fiorire penso verso febbraio, marzo, vedrò poi i suoi fiori, anche perché coltivate qui con un clima abbastanza rigido tendono a rallentare un po' il loro sviluppo. Attenzione, se la temperatura diventa troppo rigida meglio ricoverarli poi in una stanza che non sia assolutamente riscaldata, magari una stanza fredda con temperature sui 7-10 gradi, sarebbe l'ideale assoluto per i cymbidium durante il periodo invernale. Fiori bellissimi, vedete oggi è il 1° gennaio 2024 e questo debole sole riesce a illuminare questi fiori in una maniera meravigliosa. Chiudo così questo video dedicato ad una pianta meravigliosa. Darwin l'aveva definita la pianta più spettacolare del mondo e in effetti questa pianta lo è la Dionea muscipula, una pianta che quando riemerge dal terreno nel periodo primaverile ed estivo io la osservo e mi riporta automaticamente indietro nel tempo a quando ero un ragazzino totalmente inesperto nella coltivazione delle piante carnivore. Logicamente non sono un esperto della coltivazione delle piante carnivore, ho questo hobby molto radicato in me, ho capito tramite tantissimi errori come riuscire a coltivare determinati esemplari. Ricordiamoci sempre che si passa sempre dagli errori per imparare un qualcosa, la perfezione non esiste e questi errori fanno sì che noi coltiviamo poi sempre meglio la pianta che vogliamo appunto coltivare.
Su internet, su YouTube ci sono tanti video dedicati alle piante carnivore, possiamo anche andare a vedere questi video, informarci e soprattutto in questo periodo possiamo cominciare a pensare bene a che cosa coltivare durante la primavera e l'estate del 2024. Sono tanti gli esemplari di piante carnivore di facile coltivazione, se rispettiamo bene le loro regole e i loro bisogni. In questo caso ci tenevo tanto in questo video proprio nel parlare del bisogno della Dionea muscipola e dell'assoluto riposo che bisogna dargli nel periodo invernale, perché è anche un rispetto verso la pianta. Quando coltiviamo delle piante dobbiamo cercare anche di avere un po' di rispetto verso di loro e cercare di dare tutto ciò di cui hanno bisogno, e in questo modo fioriscono, creano delle fioriture bellissime e lì possiamo veramente sentirci appagati. Una connessione bellissima tra noi e la natura. Se abitiamo in un palazzo, ad esempio, in cui non siamo circondati da natura, possiamo portarla nel nostro piccolo balcone e anche con pochi esemplari possiamo veramente immergerci in quello che è lo spettacolo proprio della natura con le sue fioriture in base a ciò che abbiamo scelto come piante da coltivare. Ciao a tutti e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, e approfitto ancora per augurarvi un buon 2024 a tutti quanti. Ciao ciao!